Ormai siamo sotto attacco, c'è un'invasione di microfoni wireless, sempre più piccoli, sempre più leggeri, con caratteristiche sempre più all'avanguardia. Ma ci servono? Sono veramente utili? Scopriamolo insieme. In questo video voglio parlarti di microfoni wireless perché tutte le principali aziende, ma anche aziende piccoline e sconosciute, che magari non hanno mai prodotto microfoni o materiale audio, stanno producendo microfoni wireless. Perché? Perché sono diventati di moda, perché su Instagram, su TikTok, ma anche sugli shorts di YouTube, quindi soprattutto video verticali, ma non solo, la maggior parte dei creator utilizza microfoni wireless. Ma perché? Utilizzano microfoni wireless perché sono sempre più piccoli e sempre più leggeri. Qualche giorno fa ho recensito un microfono, adesso non so quando verrà pubblicato questo video, però ho recensito un microfono wireless da soli 5 grammi. 5 grammi, cioè niente. Quindi vuol dire che quando tu lo metti alla t-shirt, il microfono è così leggero e la t-shirt non si muove neanche. Mentre i primi microfoni wireless erano grossi e pesanti, e tutt'oggi ancora microfoni della Rode sono delle scatole grandissime e pesantissime che se le tieni sulla t-shirt ti porta giù tutta la t-shirt. E questo è veramente brutto anche proprio da un punto di vista estetico. Invece i microfoni moderni sono sempre più piccoli e sempre più leggeri. Ma non solo. Mentre prima si utilizzavano microfoni wireless con il microfono lavalier, adesso non c'è più bisogno di cavi perché questi microfoni integrano al loro interno già anche un microfono. Hanno un sacco di accessori, tra cui magneti, come vedi anche in questo momento. Io qui ho un microfono della DJI, il DJI Mic 2, che sto testando proprio in questi giorni, che ha un magnete, quindi io lo tengo qui sulla felpa e non si muove. Ci sono microfoni che hanno delle collane con il magnete, hanno 1000 tipi di accessori che possono essere utilissimi per essere collegati a giacca, camicia, t-shirt, giubbino, cappello, dove vuoi. Quindi non ci sono più cavi e sono, tra l'altro, semplicissimi da utilizzare. Ecco, queste sono le motivazioni principali che spingono tantissime persone a utilizzarli. Ovviamente più questi microfoni vengono utilizzati, più c'è domanda, più le aziende li producono. E mediamente il creator, che non è un esperto di audio video, ma è un bravo comunicatore, quindi ha dei contenuti interessanti, vuole la semplicità. Quindi vuole qualcosa che si colleghi automaticamente al telefono, alla macchina fotografica, alla action cam, insomma dove vuoi, si collega automaticamente ed è pronto a registrare. Stop, fine. Mentre io che mi occupo di audio e video sto anche lì a impazzire ore per trovare il setup giusto, per crearmi il workflow perfetto per un audio di qualità, chi non è esperto di audio e video, ma ripeto, vuole produrre contenuti, vuole comunicare, vuole qualcosa che si accende e quindi si collega automaticamente appena si accende e funziona. Stop. Ed è proprio il caso anche di questi DJI Mic 2, ma anche degli HoloLens, l'Arca 1, di tanti microfoni wireless. Questi si connettono automaticamente. Addirittura questo microfono si connette con la DJI Action 4 che posseggo automaticamente senza ricevitore. Così come anche col computer, così come anche col telefono. Si sta semplificando sempre di più, non solo la tecnologia che diventa sempre più piccola e sempre più performante, ma anche il modo di utilizzarla. Un'altra caratteristica fondamentale di questi microfoni è la possibilità di utilizzare tramite intelligenza artificiale una riduzione del rumore, quindi focalizzarsi soprattutto sulla voce. Se hai seguito i miei video, io sconsiglio sempre di utilizzare questa funzionalità. Perché? Perché inevitabilmente per migliorare tra virgolette l'audio, molto spesso questi microfoni hanno dei noise reduction che sono veramente aggressivi. Sono così aggressivi che vanno a tagliare frequenze della voce e dopo in post-produzione non le recuperi più, non c'è verso. Quindi io consiglio sempre di non utilizzare mai per nessun motivo, anzi solo per un motivo che ti dico fra un attimo, non utilizzare mai quindi il noise reduction, noise cancellation, ognuno lo chiama in un modo, ma registrare nel modo più pulito possibile. Qual è l'unica motivazione, l'unico caso d'uso dove io consiglio di utilizzare il noise reduction, noise cancellation, insomma, di ridurre il rumore per focalizzarsi sulla voce? Quando questi video non vengono post-prodotti, quando registri direttamente nel telefono, per esempio, e dal telefono lo pubblichi su Instagram, TikTok o YouTube. Hai bisogno di un audio che sia pulito, tra virgolette, e quindi non te ne frega niente della post-produzione, non passi attraverso il computer, quindi non apri il tuo software, non fai
editing, mixaggio, post-produzione, eccetera, eccetera, e quindi ci sta che tu semplifichi il workflow, quindi applichi magari una riduzione di rumore di livello 1, spero non di più, perché alcuni microfoni arrivano fino a 3 livelli di riduzione del rumore, ma il terzo è devastante, applichi la prima e buona così. Ecco, in questo caso, questo secondo me è l'unico caso nel quale è possibile, sempre dal mio punto di vista ovviamente, ma se fai dei paragoni audio tra l'audio processato direttamente nel microfono e l'audio pulito processato nel computer attraverso i tuoi software, vedi che c'è un abisso. Quindi se tu punti alla velocità di pubblicazione, bene, attacca il noise cancellation se c'è rumore, se non c'è rumore non lo fare ovviamente, e buona la prima, vai, pubblica. Se invece punti sulla qualità e puoi aspettare quella mezz'ora, un'ora, 2 ore in più per la pubblicazione, perché non crolla il mondo se pubblichi un'ora dopo, 2 ore dopo, allora a casa, in studio col computer, pulisci l'audio e vedrai che sicuramente ha una qualità molto superiore. Ok, ma questi microfoni che qualità hanno? Questa è una domanda che mi fanno spesso. Allora, questi microfoni sicuramente non sono microfoni professionali. Anche quelli che costano 300 euro, perché gli ultimi Hollyland, gli ultimi DJI costano anche 300 euro. E capisci bene che 300 euro è una bella cifra, cioè con 300 euro ti compri un microfono, una scheda audio, un braccio, cioè ti compri un'attrezzatura che ti permette di avere un audio molto buono. Però i microfoni wireless servono ad altro, quindi questi microfoni hanno una qualità così elevata in rapporto al prezzo? No, nel senso che un paragone tra un microfono dinamico, che può essere un microfono intorno ai 100, 120 euro, 150 euro, e un microfono wireless da 300 euro, il paragone è veramente impietoso, perché il microfono dinamico da studio suona infinitamente meglio, ma sono 2 microfoni completamente diversi, perché il microfono da studio non te lo puoi portare in giro collegato al telefono, collegato all'action cam, collegato alla fotocamera. Quindi sono 2 cose completamente diverse, non possiamo paragonare la qualità, è come se fossero 2 gare diverse. Una è la Formula 1, l'altra è il rally, per esempio, ok? Quindi possiamo paragonare una macchina da rally a una macchina da Formula 1? No. Tutte e 2 hanno 4 ruote, tutte e 2 hanno un motore, tutte e 2 corrono, ma sono gare completamente diverse, sono campionati completamente diversi. Chiaro qual è il punto? Quindi non puoi aspettarti dal microfono wireless la stessa qualità di un microfono da studio, ma non avrebbe neanche senso, perché se utilizzi un microfono wireless stai facendo un certo tipo di produzione che necessita di quel tipo di qualità, ok? Quindi scegli il microfono non secondo la moda. Tutti utilizzano i microfoni wireless, allora li utilizzo anch'io. Beh, se fai contenuti di qualità audio, cioè dove punti tutto sulla qualità, sicuramente il microfono wireless non è la scelta migliore. Se invece punti sulla praticità, li connetti in un secondo, vai in giro, pesano poco, sono leggerissimi, quasi non si vedono, puoi registrare il tuo contenuto e pubblicarlo direttamente, il microfono wireless è la scelta, forse è l'unica scelta. Okay? Quindi quali sono i limiti di questi microfoni? I limiti di questi microfoni sono innanzitutto che hanno delle capsule microscopiche. Se tu prendi un microfono dinamico a condensatore che vuoi, è una capsula bella grande, quindi vuol dire che riesce a prendere un tot di frequenze e ti restituisce una gamma dinamica di un certo tipo. Questi microfoni hanno delle capsule microscopiche perché facendoli sempre più piccoli, ovviamente, e dentro un microfono c'è la batteria, c'è la capsula, ci sono tutti i circuiti, le schede, la porta USB-C, bla bla bla. Com'è possibile che suonino anche bene? Suonano discretamente, per carità, come ti raccontavo prima, sono 2 campionati diversi, sono due gare diverse, però hanno dei limiti da un punto di vista di frequenze, perché non hanno uno spettro sonoro così ampio, hanno un rumore di fondo molto maggiore rispetto ai microfoni da studio. Quando ti parlo di microfoni da studio non pensare ai microfoni da 3.000 euro, pensa anche ai microfoni da 50, 60, 70, 100 euro, quindi anche nello stesso range di prezzo. Quindi rumore di fondo, una gamma dinamica molto minore, hanno come ti raccontavo prima, se aggiungi noise cancellation eccetera diventano molto aggressivi e quindi vanno a tagliare frequenze della voce, ok? Quindi ci sono dei limiti evidenti di questi microfoni che necessitano in fase di post-produzione, laddove tu hai il tempo e la voglia di farla, di un trattamento maggiore. Però dal mio punto di vista, e ho lavorato tanto con i microfoni wireless ultimamente, soprattutto per clienti e dei lavori che faccio,
Ti dico che in fase di post-produzione lavorare con un microfono wireless, col suono che viene da un microfono wireless, è molto più complesso, dispendioso e non sempre si ottengono dei risultati ottimi. Parlo di ottimi perché io sono fissato con la qualità audio, la qualità video, quindi per me o il prodotto è buono, molto buono, oppure non esce. Però lì scendi un po' a compromessi, quindi se tu sei disposto a scendere a questi compromessi a vantaggio della semplicità, della praticità, dell'usabilità, della facilità d'uso e di pubblicazioni molto più veloci, lavorazioni e pubblicazioni molto più veloci, allora assolutamente sì. Se vuoi un audio di qualità, lascia perdere. Anche i microfoni wireless da 350 euro non ce la fanno perché sono microfoni che non puntano alla qualità. Chiaro? Perciò ti dicevo prima, e te lo dico ancora una volta per l'ultima volta, sono campionati completamente diversi. Uno gareggia in Formula 1, l'altro rally. Con campionati completamente diversi. Quindi mi sconsigli di usare microfoni wireless? Assolutamente no. Devi usarli. Devi usarli, assolutamente. Il punto qual è? Che se tu sei in studio, nella tua stanza, in studio, dove vuoi, non ha senso usare i microfoni wireless. Perché ti bastano microfoni decenti, dinamici, e ottieni una qualità molto maggiore. Ma se utilizzi il microfono wireless, tu non stai cercando la qualità, tu stai cercando il contenuto, stai cercando la libertà di poter creare contenuti in movimento, anche semplicemente con una action cam, che ormai sono piccolissime, o con un telefono e il microfono. Quindi, come dire, i microfoni wireless ti permettono di utilizzare un linguaggio di comunicazione completamente diverso rispetto a quello da studio, perché il microfono wireless ti dà libertà, ti dà possibilità di movimento, non solo fisico, ma possibilità di movimento nel senso di fare quello che ti pare, perché questi microfoni che hanno anche la clip, li puoi agganciare a qualsiasi cosa e prendere anche i rumori di quella cosa. Ho visto persone che li agganciano per esempio a un coltello mentre tagliano il pane, oppure alla marmitta della motocicletta mentre corrono, oppure li puoi collegare dove vuoi e riprendere dei suoni che diversamente non potresti riprendere. Quindi, come dire, il microfono wireless io lo associo al concetto di creatività, al concetto di libertà espressiva. Quindi se tu sei un vlogger o comunque una persona che non punta sulla qualità, perché poi alla fine, diciamoci la verità, ma sta perfezione. Ma chi se ne frega della perfezione? A parte che non esiste la perfezione, perché si può fare sempre meglio. Ma poi, arrivato a un certo livello, basta. Quello che conta, quello che le persone, quello che tu in questo momento vuoi da me è il contenuto. Una volta che ho la macchina fotografica è buona, l'audio è buono, la luce è buona, tu vuoi il contenuto. Se non c'è quello, allora è un problema. Ma se c'è il contenuto, che io utilizzo questo microfono qui, ho il microfono davanti a me, ho un microfono fuori dall'inquadratura, ma chi se ne frega? Certo, se utilizzo il microfono della fotocamera e senti uno schifo, allora te ne vai, giustamente. Ma nel momento in cui, e ti parlo sia di audio che di video, nel momento in cui si vede bene, si sente bene, chi ci dice cos'è la perfezione? Cioè, riflettiamo su questo concetto, perché spesso tutti spendono un sacco di soldi, tutti vogliono investire sempre di più, cioè non tutti magari, parecchi, vogliono investire sempre di più per ottenere la perfezione. Ma la perfezione non esiste, è un concetto che c'hai nella tua testa. Io che guardo il tuo video, se si vede bene, si sente bene, va bene così, e il concetto è interessante, va bene così. Non c'è la perfezione, non è che dico aspetta, questo video non è perfetto però, perché non esiste una graduatoria di perfezione, non esistono delle caratteristiche che rendono quel contenuto perfetto, perché si può sempre fare meglio. Ho una macchina da 2000 euro e sto riprendendo, certo, ma se avessi una macchina da 20.000 euro riprenderesti meglio, e se avessi una macchina da 70.000 euro riprenderei ancora meglio. Possiamo dire in conclusione che il microfono wireless è uno strumento che democratizza l'audio, un po' come lo smartphone ha democratizzato il video. Quindi tutti possono farlo, anche spendendo 2 lire, perché ho comprato, adesso se non ricordo male, gli Hollyland Lark A1, trovi il video sul mio canale, spero di averlo già pubblicato prima di aver pubblicato questo video, che ho pagato in offerta 26 euro, mi pare. 26 euro per dei microfonini piccolissimi, wireless, coppia di microfoni, fantastici. Quindi l'importante è il contenuto. Hai sentito sicuramente quella frase ormai diventata famosissima, strafamosa, content is king. E il microfono wireless va proprio in quella direzione. Ti permette di, come dicevo prima, uno strumento di democratizzazione dell'audio, perché ti permette di registrare dovunque tu voglia.
senza cavi, senza scheda audio. Immagina di avere un'idea. Mentre accendi il computer, accendi la scheda audio, connetti il microfono, verifichi che sia tutto a posto, inizi a registrare. Se hai un'idea, accendi il microfonino che si connette automaticamente al tuo smartphone e inizi a registrare. Ci metti infinitamente meno. La qualità è la stessa? No, ma chi se ne frega? Perché mentre la qualità che hai sul computer con quell'attrezzatura è buona, molto buona, quella con lo smartphone e il microfono wireless sarà ottima. C'è differenza tra buona, molto buona e ottima? No, perché le persone ti guardano attraverso uno schermo piccolino, ti guardano attraverso lo smartphone, o il tablet o il monitor del computer, non ti stanno guardando al cinema. Chiaro qual è il punto? Ti guardassero con uno schermo da cinema in 8K o quelle cose assurde, allora sì, certo, se fai film non puoi usare il microfono wireless, ma se fai video su YouTube, se fai video su Instagram o TikTok, utilizza pure i microfoni wireless. Quindi, alla fine di tutto questo, devi usare microfoni wireless, sì o no? Assolutamente sì, fai pure, cioè non farti problemi. Usali, ma compra dei microfoni decenti però, non quelli da 300-400 euro. Vanno bene anche quegli HoloLens da 25 euro, 26 euro, vanno benissimo, però erano in super offerta, di solito costano intorno ai 50 euro, quindi valuta bene. Sul mio canale trovi un po' di recensioni di questi microfoni, oppure commenta il video, fammi domande e ti rispondo. Mi faceva piacere fare questo video perché ormai i microfoni wireless sono diventati veramente la moda. Sembra che tutti stiano andando in quella direzione e chissà, magari è quella dove ci orienteremo anche noi che facciamo video su YouTube, perché ne guadagniamo in velocità pur mantenendo una qualità decente. Bene, grazie mille. Se hai domande, dubbi, curiosità, commenta, altrimenti noi ci vediamo prestissimo. Ciao!